Hai in programma un viaggio in Italia? Oppure stai imparando l'italiano e non sai da dove cominciare? Allora questo video fa proprio per te. Oggi ti insegno 10 frasi semplici ma essenziali. Quelle frasi che ti salvano quando sei al bar, in un negozio o quando devi chiedere informazioni. Frasi che ogni italiano usa e che tu puoi iniziare ad utilizzare da subito. Ciao, sono Maria e sono un'insegnante di italiano per stranieri. Oggi ti insegno 10 frasi semplici ed essenziali, perfette se stai programmando un viaggio in Italia o se vuoi iniziare ad imparare qualcosa di italiano fin da subito. Ma prima di iniziare, se vuoi vedere altri video come questo, ricordati di iscriverti al mio canale. Le frasi che ti insegno oggi sono frasi semplici ma davvero utili e le sentirai spesso per strada utilizzare anche dagli italiani. Quindi guarda il video fino alla fine e alla fine ti proporrò anche un piccolo quiz per verificare quello che hai imparato. La prima frase è buongiorno o buonasera. In Italia salutiamo tanto, anche quando incontri qualcuno al supermercato o per strada. E i saluti più comuni sono buongiorno e buonasera, quindi ripeti con me buongiorno e buonasera. Metti il video in pausa e ripeti queste parole. Ricordati che buongiorno si usa fino alle 2, alle 3 del pomeriggio e poi si utilizza buonasera. La seconda frase è vorrei un caffè, per favore. L'espressione vorrei è qualcosa che puoi usare moltissimo in italiano. Ogni volta che desideri qualcosa e vuoi chiederla in modo gentile. Quindi, un'altra volta, metti il video in pausa e poi ripeti vorrei un caffè, per favore. Puoi usare l'espressione vorrei con qualsiasi cibo o bevanda. Vorrei una pizza margherita. Vorrei un bicchiere d'acqua. Vorrei un bicchiere di vino. La terza frase è quanto costa? Se sei al mercato o in un negozio, questa è la domanda da fare per sapere il prezzo di un prodotto. Quindi ripeti con me. Quanto costa? Puoi anche dire quanto viene? Questa domanda è equivalente, quindi puoi dire quanto costa oppure quanto viene? La quarta frase è dov'è il bagno? Questa frase è utile se sei in un bar, in un ristorante, alla stazione. Quindi ripeti con me. Dov'è il bagno? Se vuoi essere più gentile, puoi anche dire scusi, dov'è il bagno? La quinta frase è non parlo bene italiano. Se hai bisogno di aiuto, semplicemente dillo. Gli italiani sono abituati ad incontrare stranieri e apprezzano chi sta imparando italiano. Quindi ripeti con me. Non parlo bene italiano. Se vuoi, puoi anche dire sto imparando l'italiano. La sesta frase è può parlare più lentamente, per favore? Se qualcuno parla troppo in fretta, non avere paura a fare questa domanda. Quindi ripeti con me. Può parlare più lentamente, per favore? In un contesto informale puoi anche fare la stessa domanda usando il tu invece del lei e quindi chiedere puoi parlare più lentamente, per favore? La settima frase è un biglietto dell'autobus, per favore. Puoi usare questa frase in stazione o dal tabaccaio ogni volta che devi comprare un biglietto dell'autobus. Puoi usare una frase simile anche per comprare un biglietto del treno. In questo caso non dirai un biglietto dell'autobus, per favore, ma ad esempio un biglietto per Roma, per favore.
quindi dovrai utilizzare la preposizione per seguita dalla città dove vuoi andare. Quindi ripeti con me. Un biglietto per Roma, per favore. L'ottava frase che ti insegno oggi è questa. Mi scusi, dov'è la stazione? Puoi usare questa espressione, mi scusi, dov'è? Quando cerchi un luogo e non sai dove si trova questo luogo. Quindi altri esempi possono essere mi scusi, dov'è il Duomo? Oppure mi scusi, dov'è la fermata dell'autobus più vicina? Ancora una volta, ripeti con me. Mi scusi, dov'è la stazione? La nona frase è va bene. Va bene è una delle espressioni più utilizzate in assoluto in italiano ed è come dire ok, significa che siamo d'accordo con quello che ci stanno dicendo. È un po' come dire perfetto, d'accordo. Quindi ripeti con me. Va bene. Ti faccio anche alcuni esempi di come puoi usarla. Ad esempio ti chiedo, andiamo al mare domani? E tu puoi rispondere, va bene. Oppure, andiamo al cinema stasera? Va bene. O ancora, ti chiamo più tardi. Va bene. La decima e ultima frase è grazie mille. La gentilezza non è mai troppa e questa frase serve proprio per ringraziare. Quindi, ancora una volta, ripeti con me. Grazie mille. Puoi anche dire, più semplicemente, grazie. Ora proviamo insieme. Io ti dico una situazione e tu scegli quale frase utilizzare in questa situazione, tra quelle che ti ho appena insegnato. La prima situazione è questa. Sei in un bar e vuoi ordinare. Che cosa dici? Metti il video in pausa e rispondi. In questo caso dici vorrei un caffè, per favore. Vediamo un'altra situazione. Non capisci che cosa dice una persona italiana. Che cosa dici? Ancora una volta metti il video in pausa e rispondi. Puoi dire parla più lentamente, per favore. Numero 3. Qualcuno ti offre un gelato. Che cosa dici? In questo caso puoi usare due espressioni. Puoi dire va bene oppure grazie mille. Vuoi sapere il prezzo di una borsa? Che cosa chiedi? Chiedi quanto costa? 5. Vuoi andare in stazione, ma non sai dov'è. Che cosa dici? In questo caso dici mi scusi, dov'è la stazione? Complimenti! Oggi hai imparato 10 frasi importantissime per iniziare a parlare italiano. Qual è la tua preferita? Scrivila nei commenti. E se vuoi davvero migliorare il tuo italiano, guarda anche gli altri video del mio canale YouTube. E noi ci vediamo nel prossimo video.